Benvenuti o bentornati nel mio canale. Per chi conosce il mio canale sa che ho diverse playlist e quindi mi occupo di diversi argomenti. Per chi fosse la prima volta che si trova a visualizzare un mio video, volevo semplicemente dire che nel mio canale troverete molti altri video su moltissimi argomenti. Questo in particolare l'ho dedicato alla conversione da un numero decimale, quindi in base 10, a quello che è chiamato codice BCD, Binary Coded Decimal. Quindi vediamo che abbiamo questo valore in decimale 7425. Come facciamo a convertire questo numero in questo codice binario codificato in decimale? Perché per chi lo sa c'è già la conversione decimale binario, parliamo di binario puro, o da binario puro in decimale. Quindi cos'è questo BCD? Dove è usato? Come funziona? Quali sono le regole della conversione da decimale a BCD o dal BCD a decimale? Ecco, in questo breve video vedremo tutte queste informazioni. Innanzitutto un codice di conversione numerico serve a trasformare un numero da un sistema di numerazione, ad esempio in base 10, in base 2, oppure in altri sistemi, come ho scritto qua, sono utili in informatica, dove i sistemi binario, ottale, esadecimale sono molto usati. Ma cos'è un codice BCD? È un sistema di codifica che rappresenta i numeri decimali in codice binario, ok, ma non in codice binario puro. Ogni cifra decimale contiene 4 bit, a cui questi 4 bit sono assegnati, è un codice pesato, viene assegnato ai pesi di 8, 4, 2, 1. Adesso vedremo di cosa si tratta. Per questo motivo il codice BCD è anche noto come codice 8421. In questo formato BCD ogni cifra di questo nostro codice, di un numero decimale, è rappresentato da un codice binario di 4 bit. Bene, non ci preoccupiamo perché per chi lo sa già è semplicissimo, per chi fosse la prima volta vedremo adesso cosa significa questo che ho appena detto. Dove è usato principalmente? È usato in elettronica, specialmente in circuiti digitali, ovviamente non analogici ma digitali, quindi con segnali on-off, privi di un microprocessore. Perché? Perché facilita ad esempio la visualizzazione di lunghe cifre sul display, quelli a 7 segmenti. Infatti ogni display fisico corrisponde esattamente a una cifra. Ecco, qui ne abbiamo un esempio. Vediamo il nostro display, che qui si vede l'8, qui si vede l'1. Vantaggio. Quali sono i vantaggi di utilizzare questo BCD? Rispetto ad altri codici ha il vantaggio di essere immediatamente interpretabile e anche codificabile e risulta molto utile quando i numeri non devono essere sottoposti a calcoli, ma semplicemente per essere visualizzati, come vediamo appunto in questa parte del nostro video. Bene, arriviamo al punto. Come funziona? Abbiamo detto che ogni cifra decimale deve essere rappresentata da 4 bit, che assumono il valore della corrispondente posizione binaria. Allora, per rappresentare le 10 cifre del decimale, ovviamente da 0 a 9 sono le nostre 10 cifre. In binario puro, dove abbiamo, per questo si dice pesato, perché il codice decimale pesato è 4 bit, è un codice decimale con i 4 simboli binari, partendo da destra 2 alla 0, andando verso sinistra 2 alla 3, che codificano, sono pesari, dove 2 alla 0, 2 alla 0 la posizione vale 1, 2 alla 3 vale 8, sì, 2 alla potenza di 2 vale 4 e così via, per questo. Quindi dicevamo che decimale, questo è il valore decimale, il valore binario dello 0, ovviamente nessuno di questi valori della 2 alla 0 e della 2 alla 3 deve essere on, quindi lo 0 in binario viene rappresentato da questa serie di 4 numeri, se usiamo i 4 bit.
Ovviamente se ne uso solo 2 avrò 2 0 e 0, ma siccome noi sappiamo che stiamo lavorando con 4 bit, è così, metto i 4 zeri. L'1 corrisponde a questa sequenza 0001 perché 2 alla 0 vale 1, gli altri non valgono niente. 2 alla 2, decimale 2 vale 2 alla 2 perché 2 alla 1 vale 2, quindi eccolo qua, gli altri sono 0 e così via fino ad arrivare al valore 9, che sarebbe 2 alla 3, 8, più 1 di 2 alla 0. Bene, passiamo adesso a vedere in maniera molto semplice in che modo possiamo fare questa operazione. Ecco, mettiamo il caso della conversione da un numero decimale a un binario BCD, quindi ho 7425, quindi per ogni numero devo avere il valore del 7 in binario puro che corrisponde ad ogni cifra. Quindi il 7 in binario puro corrisponde 0111. Eccolo qua, 70111. Il 4 corrisponde a 0100, così il 2 e così il 5. Quindi la trasformazione avviene per gruppi di 4 bit corrispondente al binario puro del singolo numero decimale. Quindi se dovessi trasformare 7425 da decimale in binario puro non avrei questa sequenza, sarebbe un'altra, ma in questo modo abbiamo detto che questo valore in base 10 per codificarlo in BCD bisogna codificare ogni singola cifra in base a questa trasformazione da decimale a binario puro. Ovviamente se invece di avere questo valore avessi avuto 5300 e qualche cosa, qui avrei avuto il 5, quindi avrei messo il 5 al posto del 4 il 3 e così via. Quindi niente di complicato. La conversione opposta, da BCD a decimale, si raggruppano le nostre cifre, mettiamo che ho questo valore qua di codice BCD, so comunque che è un BCD e non un binario puro, la raggruppo a gruppi di 4 perché prima ho fatto da un numero, ho ottenuto un binario a 4 bit, ha avuto una codifica a 4 bit, adesso da 4 bit devo ritornare al decimale, quindi raggruppo, divido la sequenza con gruppi di 4 e vado a cercare il corrispondente valore di questo gruppetto. 1010, 1010, quindi vale 6. 100 vale 8, questo qui vale 9 e questo vale 2. Quindi la trasformazione, la codifica di questo numero in decimale vale 6892, è il risultato della conversione. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la conversione da decimale in BCD e viceversa. Spero che sia stato interessante, soprattutto per coloro che è la prima volta che hanno a che fare con questo tipo di conversioni, che sia stato semplice da capire. Vi auguro una buona continuazione di navigazione con i vostri video preferiti e se vi è piaciuto mettete un like, fatemi sapere o iscrivetevi al mio canale dove potrete naturalmente avere la visione di moltissimi altri argomenti. Arrivederci alla prossima.